Quando una software house produce un velivolo per DCS, la prima domanda che si pone è sempre la stessa: quanto venderò? Quanto, cioè, l'aereo che sto per produrre è iconico e quanto è conosciuto, perché in funzione di quanto è conosciuto, allora io lo venderò molto di più. Devi dunque avere un aereo molto desiderato, molto iconico per essere sicuro delle vendite, ma deve essere un aereo anche particolare. Si trova infatti una software house di fronte ad un problema grosso: produrre un aereo fondamentalmente nuovo con sistemi di bordo avanzati e implementazioni elettroniche elevatissime, oppure produrre qualcosa di vintage che però deve essere comunque molto conosciuto. Sì, perché anche produrre un aereo vintage ha sistemi di bordo, è vero, più semplici, però pochi sono gli aerei che hanno fatto la storia. Uno di questi è sicuramente il Phantom F4. It's one of the world's most iconic fighters. This is the McDonnell Douglas F-4 Phantom II supersonic all-weather fighter bomber. It's just a badass airplane. Il problema è che tu non puoi produrre solamente un aereo iconico e sperare di vendere tantissimo. Facciamo un esempio: io non posso produrre soltanto un F-18 per essere sicuro che lo venderò tantissimo. Devo avere anche le spalle grosse. Devo essere cioè una software house molto conosciuta per le sue qualità appunto di modellazione e di simulazione di un aereo. AdBlur queste caratteristiche le ha perché ha prodotto due aerei molto iconici. Uno, l'F-14, che ci ha dato in due versioni, versione A e versione B. Due, ci ha dato il Viggen, un aereo, il Viggen, che per chi lo ha, è un aereo straordinario per le caratteristiche che ha, per il livello di simulazione che ti propone e per le dinamiche di volo estremamente simili alla realtà. Ieri sera, 25 gennaio 2022, AdBlur esce con un'anticipazione incredibile, un video che ci mostra appunto l'F4 Phantom. Il video è sbalorditivo, è molto bello, ma ci dobbiamo fare alcune domande. Come sempre, queste domande ce le facciamo subito dopo la sigla. E buongiorno pilota, buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, e benvenuto nel nuovo Air Caffè. Come avrai capito, parleremo dell'F4 Phantom che vuole produrre e vuole fare uscire entro il 2022 appunto AdBlur. Prima di cominciare, come sempre, ti invito a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale spuntando anche sulla campanella, di supportare il canale eventualmente con i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure abbonandoti al canale per vedere il tuo nome alla fine di ogni video che produco. Ti ricordo poi che da un po' di tempo a questa parte ho aperto anche un canale Telegram dove ogni giorno pubblico notizie e curiosità riguardo alla simulazione di volo. Bene, andiamo a vedere che cosa ci ha proposto AdBlur, che cosa ci ha fatto vedere in questo video. La notizia dello sviluppo dell'F4 Phantom è arrivato come un fulmine a ciel sereno, o meglio, sapevamo che AdBlur stava combinando qualcosa da alcuni rumors, ma soprattutto da alcuni piccoli segni che ci stava già mandando verso la fine del 2021. Sì, perché oltre a dare l'annuncio dell'Aerofighter 2000, dello sviluppo dell'Aerofighter 2000, AdBlur ha fatto una mossa molto interessante. Ci ha dato in maniera del tutto gratuita e già all'interno di DCS la Forestar, una nave portaerei molto ben realizzata e che si colloca direttamente in un periodo storico molto importante,
andate assolutamente a vedere il video che avevo fatto tempo fa appunto sulla Forrestal, perché già lì alcuni germi di indiscrezioni potevano essere colte appunto quando è arrivata questa nave. Sì, perché se ci si pensa veramente, la Forrestal si colloca in un periodo storico molto importante, intorno agli anni 60, fine degli anni 60, durante tutta la guerra fredda, e l'F4 Phantom ricalca proprio questo periodo storico. Quindi poter mettere un F4 Phantom insieme agli F14 e ti dirò anche insieme all'A4, spinge la simulazione di volo su DCS verso scenari molto interessanti e molto importanti, ampliando l'esperienza simulativa a un periodo storico che forse in un certo senso mancava all'interno di Digital Combat Simulator. Pensate che di questo periodo abbiamo aerei importantissimi, il MiG-21, l'F-5, l'F-14, il Mi-24P, insomma tutti aerei e elicotteri che necessitavano dell'arrivo appunto dell'F4. La scelta di marketing di AdBlur è quindi azzeccatissima, perché copre un segmento di cui sentivamo effettivamente la necessità. L'F4 Phantom è un must per tutti noi esseri volanti, per tutti noi appassionati di simulazione di volo. Voglio adesso lanciare una provocazione. Spero che la Eagle Dynamics colga questo fatto, cioè il fatto che noi possiamo ampliare l'esperienza simulativa, dandoci cioè scenari o teatri che ricalcano questo periodo storico molto importante. Se Eagle Dynamics coglierà questa opportunità, sono sicuro che si porrà al pari dei più blasonati simulatori di volo esistenti in questo periodo, cioè al pari di Flight Simulator, di X-Plane e tutti gli altri grandi. Non solo, avrà coperto una fascia di simmer, una fascia di esseri volanti che vorranno assolutamente ricreare quelle sensazioni tipiche del volo militare, cosa che X-Plane e Flight Simulator non riesce a dare. Bene, tu che cosa ne pensi di questo ultimo aspetto? Scrivilo nei commenti, perché mi interessa assolutamente il tuo parere, anzi ci darà l'occasione eventualmente di fare anche altri caffè e salottini aeronautici proprio riguardo questo argomento. Bene, prima di lasciarci ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo poi che in questo periodo ho aperto anche un canale Telegram dove ogni mattina pubblico notizie e curiosità riguardo alla simulazione di volo. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by eLive. Ciao, alla prossima!